La lama che ti distrugge non è quella che vedi arrivare, è l'arma nascosta dietro un sorriso. Ascoltami attentamente. L'odio è una cosa, ma la distruzione calcolata è qualcosa di completamente diverso. Hai mai sentito quel brivido freddo quando le parole di qualcuno dicono amico, ma i suoi occhi sussurrano nemico? Non è paranoia, è il tuo antico istinto di sopravvivenza che ti urla di prestare attenzione. Ci sono persone tra noi che non si limiteranno a detestarti, non saranno semplicemente invidiose del tuo successo. No, vogliono vederti crollare, studiano le tue speranze per sapere esattamente dove piantare semi di dubbio, imparano i tuoi sogni per sapere precisamente dove colpire. Questi predatori non attaccano dall'ombra, si siedono di fronte a te durante il pranzo, si congratulano per la tua promozione mentre pianificano come sabotare il tuo prossimo progetto. Ricordano il tuo compleanno e le tue insicurezze, entrambi ugualmente utili per loro. La parte veramente terrificante: hai continuato a trovare scuse per loro. Stanno solo avendo una brutta giornata. Non intendevano dirlo in quel modo. No, questo è ciò che sono. E quando finalmente la loro maschera cade, il danno è già stato fatto. In questo video rivelerò i 7 segni inconfondibili che separano l'antipatia ordinaria da qualcosa di molto più sinistro. Questa non è teoria filosofica. Questi sono modelli del mondo reale che ho documentato in centinaia di casi in cui le persone non hanno mai visto arrivare la distruzione finché non erano già sepolte. Questa conoscenza non riguarda il diventare paranoici. Si tratta di sviluppare il discernimento che gli antichi stoici valorizzavano sopra ogni altra cosa, vedere la realtà esattamente com'è, non come vorresti che fosse. Quindi ti chiedo, sai davvero chi ti sta accanto e chi sta solo aspettando che tu volti le spalle? Provocano la tua reazione, poi si comportano come la parte lesa. Il vero uomo si rivela nei momenti difficili. Queste parole di Epitteto echeggiano attraverso i secoli, mettendoci in guardia da coloro che orchestrano la nostra caduta. L'hai sperimentato? Quel momento in cui qualcuno preme deliberatamente ogni tuo pulsante, non per caso, ma con precisione chirurgica. Non ti stanno solo infastidendo, stanno cercando il tuo punto di rottura. Sondano le tue insicurezze più profonde, fanno battute che colpiscono dritto alla tua anima. Oltrepassano confini che qualsiasi persona decente rispetterebbe. E lo fanno con un sorriso, con perfetta negabilità. Non sai accettare uno scherzo. Perché così serio? Sto solo essendo onesto, ma il momento, quel preciso momento in cui finalmente ti difendi, tutto si capovolge. Improvvisamente loro diventano la parte ferita. I loro occhi si spalancano in un'innocenza studiata. La loro voce si addolcisce con un dolore artefatto. Wow, stavo solo parlando con te. Perché sei così aggressivo? Le loro mani si alzano in segno di resa mentre gli spettatori vedono solo la tua reazione, non le 20 provocazioni che l'hanno preceduta. Marco Aurelio ci ha avvertito. Quando ti svegli al mattino, di a te stesso: le persone con cui avrò a che fare oggi saranno invadenti, ingrate, arroganti, disoneste, gelose e scontrose. Non era pessimista, stava preparando la sua mente esattamente per questi guerrieri psicologici. Queste persone contano sulla tua reazione. Hanno bisogno che tu esploda, perché senza il tuo sfogo non hanno nessuna storia da raccontare. Hanno già preparato ciò che diranno agli altri. Non so cosa sia successo, stavo solo avendo una conversazione normale e sono completamente impazziti. E la parte peggiore, le persone credono a loro, perché sono rimasti calmi, calcolatori, pazienti e strategici, mentre tu hai mostrato emozioni crude. Questa è la loro genialità. Fanno sembrare la tua autenticità come instabilità. Non sbagliarti, questa è guerra, non con le spade ma con la percezione. Non stanno solo cercando di ferirti privatamente, stanno sistematicamente distruggendo come gli altri ti vedono. Una volta etichettato come instabile o difficile, tutto ciò che dici viene filtrato attraverso quella lente. Ma come insegnava Seneca, il più grande rimedio per la rabbia è il ritardo. Il tuo potere non sta nel difenderti,
ma nel rifiutarti completamente di giocare al loro gioco. Quando non reagisci, quando la loro provocazione perfettamente studiata incontra il tuo silenzio misurato, li privi del loro ossigeno. Nulla confonde questi manipolatori più che vederti imperturbabile di fronte a tattiche che prima funzionavano così bene. Ciò che accade dopo è notevole. Senza la tua reazione dietro cui nascondersi, il loro comportamento diventa sempre più disperato, sempre più ovvio. Come capivano gli stoici, l'uomo arrabbiato sta cedendo il controllo di se stesso a qualcun altro, ma non tu, non più. Ecco la tua strategia di battaglia moderna. Primo, riconosci lo schema. Quando qualcuno ti spinge costantemente verso l'esplosione, non è sfortuna, è il loro modo di fare. Secondo, pratica quella che gli stoici chiamavano la disciplina dell'assenso. Non accettare automaticamente le emozioni che stanno cercando di importi. Chiediti: vale la pena rinunciare alla mia pace per questo? Terzo, crea distanza. Come consigliava Marco Aurelio, la migliore vendetta è essere diversi da colui che ha compiuto l'offesa. Mentre loro tramano, tu cresci. Infine, lascia che parlino. Lascia che inventino le loro storie. La verità non ha bisogno di difesa. Epitteto disse: se si parla male di te ed è vero, correggiti. Se è una bugia, ridine. Coloro che vale la pena tenere nella tua vita vedranno oltre la facciata. Questi predatori psicologici vogliono vederti a pezzi per poter indicare i frammenti e dire: vedi, guarda quanto sono instabili. Ma tu detieni il potere supremo, la scelta di non spezzarti. Mentre interiorizzi la pratica stoica di rispondere piuttosto che reagire, vedrai questi manipolatori diventare sempre più frustrati. Le loro armi funzionano solo contro coloro che non le riconoscono. E questo è qualcosa per cui non erano preparati. Quando la loro gentilezza ti controlla. Guardati dalla sterilità di una vita troppo indaffarata, avvertiva Socrate, ma oggi dobbiamo essere altrettanto cauti del veleno nascosto in parole dolci. Il predatore più pericoloso non è quello che ti minaccia apertamente, è quello che arriva portando doni, che parla dolcemente, che ricorda il tuo compleanno, che si preoccupa quando sei malato, che offre una spalla esattamente quando ne hai più bisogno. La loro strategia, non la distruzione, ma il possesso. Questi manipolatori psicologici non fingono semplicemente di tenerti a cuore, eccellono in questo. Studiano ciò che ti fa sentire apprezzato, imparano esattamente che tipo di supporto ti è mancato, diventano l'amico che hai sempre voluto, il mentore che stavi cercando, il sostenitore che finalmente ti capisce. All'inizio ti fa sentire bene, come trovare acqua nel deserto, come se qualcuno finalmente ti vedesse, finché le catene invisibili non iniziano a stringersi. Inizia in modo sottile, l'accenno casuale a ciò che hanno fatto per te il mese scorso, la leggera delusione quando prendi una decisione senza consultarli, il sospiro pesante quando dai priorità a qualcosa che non hanno approvato. Dopo tutto quello che ho fatto per te, Seneca riconobbe questa trappola secoli fa. Chi fa il dono è più importante del dono stesso. Questi manipolatori non donano per migliorare la tua vita, donano per acquistare pezzi della tua autonomia. Stanno investendo nel controllo e tu sei il bene che stanno acquisendo. La parte veramente insidiosa inizia a controllarti da solo per conto loro. Cominci a filtrare le tue decisioni. Cosa penserebbero? Questo li turberà. Voglio affrontare la loro reazione. Rimpicciolisci il tuo mondo per mantenere la loro approvazione perché l'alternativa, il loro ritiro della gentilezza, sembra insopportabile. Questo è ciò di cui Epitteto metteva in guardia quando diceva: nessun uomo è libero se non è padrone di se stesso. Mentre pensi di coltivare un'amicizia, loro stanno silenziosamente diventando i padroni delle tue scelte. La loro falsa gentilezza non sembra controllo, sembra amore. Si maschera da lealtà ed è precisamente per questo che supera tutte le tue difese. Metti a tacere la tua intuizione. Ignori il nodo allo stomaco quando ti mandano un messaggio. Ignori l'ansia che provi prima di raccontargli di una nuova opportunità. Ti convinci che sei tu quello ingrato, ma come ci ha insegnato Marco Aurelio, l'anima si tinge del colore dei suoi pensieri.
E in questo momento la tua anima viene macchiata dalla loro manipolazione. Ecco il tuo percorso verso la libertà. Primo, metti alla prova la loro gentilezza. Osserva cosa succede quando non rispondi immediatamente al loro messaggio. Nota la loro reazione quando prendi una decisione senza il loro parere. Osserva quanto velocemente il loro calore si trasforma in freddezza quando stabilisci un confine. Come disse Seneca, il vero carattere di una persona si rivela non in come tratta i suoi pari, ma i suoi inferiori. Nel momento in cui smettono di vederti come un loro pari, la loro maschera cadrà. Secondo, riprendi il tuo potere attraverso piccoli atti di indipendenza. Gli stoici si esercitavano a prepararsi per circostanze difficili, quindi preparati ai loro sensi di colpa, ai loro sottili richiami di favori passati, al loro ritiro di affetto. Quando dicono «dopo tutto quello che ho fatto per te», rispondi con calma sicurezza. «Apprezzo la tua gentilezza passata, ma non ti dà il diritto di prendere le mie decisioni. Infine, se necessario, abbi il coraggio di allontanarti. Non ogni relazione merita di essere preservata. Come consigliava Epitteto, se vuoi migliorare, accontentati di essere considerato sciocco e stupido». Le persone potrebbero non capire perché ti sei allontanato da qualcuno che sembrava così premuroso. Va bene così. La tua libertà vale più della loro comprensione. Ricorda, la vera gentilezza espande il tuo mondo. La falsa gentilezza lo rimpicciolisce alle dimensioni della loro approvazione. La vera gentilezza celebra la tua indipendenza. La falsa gentilezza la punisce. La vera gentilezza non si aspetta nulla in cambio. La falsa gentilezza tiene un registro dettagliato di ogni favore, aspettando di riscuotere. Gli antichi stoici capivano che il nostro bene più prezioso è l'autonomia della volontà. Chiunque usi la gentilezza per compromettere quell'autonomia non sta offrendo amicizia, sta negoziando una resa. E quella è una negoziazione da cui devi sempre allontanarti. Usano gli altri come armi contro la tua reputazione. Quando vieni insultato da qualcuno o odiato, ricorda che tra te e quella persona c'è il tuo giudizio. Queste parole di Epitteto assumono un nuovo brutale significato quando scopri che qualcuno ha metodicamente rivoltato contro di te tutte le persone che conosci. Esiste un nemico molto più pericoloso di quello che ti affronta direttamente. Questo predatore non ha il coraggio per il conflitto diretto. Invece opera nell'ombra, sussurrando parole avvelenate in orecchie ricettive, costruendo attentamente la tua caduta attraverso le bocche e le menti degli altri. Perché? Perché sanno qualcosa di terrificante. Non possono spezzarti da soli. Quindi costruiscono un esercito per farlo al posto loro. Il primo segno è sottile, lo sguardo evitato di un amico nel corridoio, il tono improvvisamente formale di un collega, inviti che smettono di arrivare, conversazioni che si interrompono quando entri in una stanza, piccoli cambiamenti che ti rodono dentro, ma sembrano troppo insignificanti per affrontarli, fino a quando un giorno ti rendi conto che stai in piedi in una terra desolata di relazioni passate. Zenone, fondatore dello stoicismo, osservò che l'uomo conquista il mondo conquistando se stesso. Ma questi manipolatori comprendono una verità più oscura. Anche la persona più forte può essere sconfitta quando viene sistematicamente isolata dal proprio sistema di supporto. La brutale realtà: la maggior parte delle persone non riconoscerà nemmeno di essere stata trasformata in un'arma contro di te. Credono sinceramente alla versione distorta di te che gli è stata venduta. Sai cosa hanno detto di te? Sussurreranno ad altri, diffondendo ulteriormente l'infezione. Il manipolatore ha fatto il suo lavoro così efficacemente che i tuoi ex alleati ora portano volontariamente il loro messaggio. Questo è un assassinio psicologico. Quanto fa male! Il dolore fisico non è nulla rispetto all'agonia di vedere persone che una volta ti rispettavano, persone di cui ti fidavi, con cui hai riso, che hai sostenuto nei loro momenti più bui. Ora ti guardano con sospetto o disprezzo. Quando cerchi di capire perché, ti trovi davanti a vaghe accuse, versioni distorte di eventi che a malapena assomigliano alla realtà e la nauseante consapevolezza che non sono mai venuti direttamente da te. Ciò che rende questa strategia così efficace
è la sua insidiosa miscela di verità e finzione. Il manipolatore non inventa storie completamente false, sarebbe troppo ovvio. Invece prende granelli di verità, un errore che hai commesso, una debolezza che hai mostrato, un momento vulnerabile che hai condiviso, e li distorce fino a renderli irriconoscibili. Il tuo peggior nemico, avvertiva Marco Aurelio, non può farti tanto male quanto i tuoi pensieri non sorvegliati. Ma questi manipolatori hanno trovato un modo per piantare i loro pensieri nelle menti di tutti quelli che ti circondano, creando un coro di dubbi che alla fine si insinua anche nella tua mente. E questo è il loro obiettivo finale, non solo isolarti, ma farti mettere in discussione il tuo stesso valore. Ecco il tuo percorso attraverso questo campo di battaglia psicologico. Primo, riconosci cosa sta succedendo. Quando più relazioni si raffreddano simultaneamente, quando le accuse contengono narrazioni distorte simili, quando non ti viene mai data la possibilità di rispondere direttamente, queste non sono coincidenze, sono coordinate. Come consigliava Seneca, non dovremmo, come pecore, seguire la folla davanti a noi, andando dove vanno loro e non dove dovremmo andare noi. Secondo, resisti all'urgenza disperata di inseguire coloro che si sono allontanati. Non esaurirti spiegando, difendendo o perorando la tua causa a persone che hanno già deciso contro di te. Epitteto ci ricorderebbe: fai il miglior uso di ciò che è in tuo potere e prendi il resto come viene. La verità è dolorosa, ma necessaria. Se qualcuno poteva essere rivoltato contro di te senza mai venire direttamente da te, non era veramente dalla tua parte fin dall'inizio. Erano alleati condizionali, presenti nel bel tempo, assenti nelle tempeste. Terzo, osserva attentamente chi rimane. Quei pochi che dicono «non sembra la persona che conosco», che ti chiedono direttamente invece di accettare voci, che mantengono il loro legame nonostante il costo sociale. Loro sono la tua vera cerchia. Come osservò Seneca, un amico leale vale 10.000 parenti. Infine, mantieni la tua integrità. Il manipolatore vuole che tu crolli, che reagisca violentemente, che diventi amaro, che ti vendichi con tattiche simili, perché questo convaliderebbe tutto ciò che hanno detto di te. Invece, come consigliava Marco Aurelio, la migliore vendetta è non essere come il tuo nemico. Questa non è solo antica filosofia, è sopravvivenza psicologica moderna. Ricorda, ogni momento in cui continui a vivere con scopo, con gentilezza, con integrità nonostante l'isolamento sistematico, stai dimostrando che il manipolatore ha torto. Le loro bugie possono diffondersi velocemente, ma la verità ha resistenza. Alla fine, la discrepanza tra il cattivo che hanno descritto e la persona che dimostri costantemente di essere diventerà troppo ovvia per essere ignorata. Nel momento in cui i tuoi ex alleati si renderanno conto di essere stati manipolati, avrai costruito una nuova fondazione con persone che non potevano essere influenzate da sussurri, persone la cui lealtà non è stata acquistata con pettegolezzi. Come capivano gli stoici, non possiamo controllare le percezioni degli altri, solo le nostre risposte. Quando qualcuno cerca di distruggerti rivoltandoti gli altri contro, non sta solo attaccando le tue relazioni, sta assalendo il tuo spirito. Rifiutati di lasciarglielo spezzare. Sabotano deliberatamente i tuoi risultati. Il cetriolo è amaro? Mettilo giù. Ci sono rovi sul sentiero? Fatti da parte. Questo è sufficiente, senza anche chiedere perché queste cose sono venute al mondo. Queste parole di Marco Aurelio parlano di ostacoli, ma cosa succede se quegli ostacoli sono stati deliberatamente messi lì da qualcuno che finge di sostenerti? Esiste tra noi un predatore più pericoloso del critico, più distruttivo del rivale dichiarato. Questo nemico indossa la maschera dell'alleato mentre progetta metodicamente la tua caduta. Non sperano semplicemente che tu fallisca, lo assicurano. Non è il collega che alza gli occhi al cielo alle tue idee. È il mentore che dice «credo in te», mentre deliberatamente ti nasconde informazioni cruciali. L'amico che promette di presentarti a qualcuno, ma dimentica ogni volta. Il consigliere che ti allontana da opportunità d'oro con la scusa di proteggerti. La loro motivazione
La tua ascesa minaccia la storia che raccontano a se stessi sul perché non si sono elevati. La tua crescita espone la loro stagnazione. Il tuo coraggio evidenzia la loro codardia. Epitteto avvertiva: è impossibile per un uomo imparare ciò che pensa di sapere già. Questi sabotatori credono di conoscere il tuo posto nel mondo, sotto di loro, o esattamente dove sei, ma certamente non più in alto. Le loro tattiche iniziano in modo sottile, piantano semi di dubbio mascherati da preoccupazione. Sei sicuro di essere pronto per questo? Non voglio solo vederti ferito. La loro voce trasmette una preoccupazione apparentemente genuina che ti fa mettere in discussione te stesso. Forse sto davvero assumendomi troppo. Questa è precisamente la loro intenzione: iniettare il loro veleno direttamente nella tua fiducia prima ancora che tu inizi. Come osservò Seneca, soffriamo più nell'immaginazione che nella realtà, e loro contano sulla tua immaginazione per completare il lavoro che hanno iniziato. Ma la loro campagna non si ferma alla guerra psicologica. Passano all'azione concreta, mantenendo una plausibile negabilità. Dimenticano di inviare quella email che avevano promesso ti avrebbe messo in contatto con il loro referente. Minano sottilmente la tua credibilità nelle conversazioni con i decisori. Sono talentuosi, ma stanno ancora imparando, inserendo giusto abbastanza dubbio per allontanare le opportunità da te. Nascondono informazioni critiche, lasciandoti camminare alla cieca in situazioni dove il fallimento diventa inevitabile. Ogni sabotaggio è elaborato con precisione chirurgica, mai abbastanza ovvio da esporre le loro vere intenzioni, ma abbastanza dannoso da impedirti di avanzare. La rivelazione più dolorosa: questi sabotatori spesso si mascherano come i tuoi più grandi sostenitori. Celebrano con entusiasmo i tuoi piccoli successi, quelli che non minacciano la loro posizione. Ma guarda cosa succede quando acquisisci vero slancio, quando la tua stella inizia veramente a salire. Improvvisamente sono troppo occupati per aiutare. La loro energia cambia, la loro disponibilità svanisce. Percepisci il cambiamento ma lo ignori. Sto solo diventando paranoico. Perché affrontare la verità significa riconoscere che qualcuno di cui ti fidavi sta attivamente lavorando contro di te. Come insegnava Zenone, abbiamo 2 orecchie e una bocca, quindi dovremmo ascoltare più di quanto diciamo. Ascolta attentamente ciò che queste persone fanno, non solo ciò che dicono. Nota lo schema di coincidenze che misteriosamente si verificano ogni volta che stai per avere una svolta, le opportunità che svaniscono, le relazioni che si raffreddano senza spiegazione, gli ostacoli che appaiono dal nulla, la loro arma preferita, l'illusione di una saggezza superiore. Ho già visto questo prima, dicono con preoccupazione studiata. Non credo sia una buona mossa per te. E poiché rispetti la loro esperienza, il loro giudizio ha peso, riconsidera, esiti, ti allontani dal bordo della grandezza. Questo è esattamente ciò che volevano. Il sabotaggio colpisce più profondamente quando viene da quelli più vicini a noi, familiari che dovrebbero celebrare la nostra evoluzione ma invece dicono «sei cambiato», come se la crescita fosse un tradimento. Amici che ci conoscono dall'infanzia, che si sentono autorizzati a tenerci nella scatola in cui si sentono a loro agio. Partner che si sono innamorati di chi eravamo, non di chi stiamo diventando. Come consigliava Epitteto, fai il miglior uso di ciò che è in tuo potere e prendi il resto come viene. Ecco come reclamare quel potere. Primo, fidati del tuo istinto. Quella sensazione fastidiosa che qualcosa non va, ascoltala. Gli stoici praticavano una consapevolezza elevata della realtà. Applicala alle persone intorno a te. Quando il supporto ripetutamente non si materializza nei momenti cruciali, non è una coincidenza, è uno schema. Secondo, proteggi la tua visione. Smetti di condividere i tuoi sogni con coloro che rispondono con sottile scoraggiamento. Come consigliava Cicerone, i saggi sono istruiti dalla ragione, le menti medie dall'esperienza, gli stupidi dalla necessità e i bruti dall'istinto. Sii saggio, impara dagli schemi, non dalla dolorosa ripetizione. Terzo, crea distanza, non sempre fisicamente, ma energeticamente. Smetti di cercare la loro approvazione, smetti di spiegare le tue scelte,
Smetti di dare loro accesso ai tuoi piani prima che siano consolidati. Muoviti in silenzio quando necessario. Infine, comprendi che il loro sabotaggio rivela la loro paura, non il tuo limite. Come scrisse Marco Aurelio, l'impedimento all'azione avanza l'azione. Ciò che ostacola diventa la via. I loro tentativi di bloccarti possono diventare la tua più grande motivazione. Ricorda, questi sabotatori hanno successo solo quando interiorizzi il loro dubbio. Quando riconosci le loro tattiche per quello che sono, le azioni disperate di qualcuno terrorizzato dal tuo potenziale, perdono il loro potere su di te. La risposta definitiva al sabotaggio non è il confronto o la vendetta, è avere un successo così completo che i loro sforzi diventano irrilevanti, mere note a piedi pagina nella storia della tua ascesa. Come capivano gli stoici, non possiamo controllare le azioni degli altri, solo la nostra risposta. Quando qualcuno lavora per minare il tuo successo, non sprecare energia chiedendoti perché. Invece canalizza quell'energia nel diventare così inarrestabile che il loro sabotaggio diventa nient'altro che uno sforzo sprecato contro la forza inevitabile della tua ascesa. Possono mettere ostacoli sul tuo cammino, ma non possono impedirti di scavalcarli. Sminuiscono il tuo successo duramente guadagnato. Prima di a te stesso cosa vorresti essere, poi fai ciò che devi fare. Epitteto capiva che i risultati vengono dalla disciplina, ma certi nemici comprendono che se non possono fermare il tuo successo, possono ancora privarti del suo riconoscimento. Esiste una speciale razza di predatori psicologici che non sopporta di assistere alla tua ascesa. Non invidiano semplicemente il tuo successo, ne sono feriti. I tuoi risultati innescano in loro un'inadeguatezza così profonda che devono creare una realtà alternativa, dove non hai veramente guadagnato ciò che hai ottenuto. I loro attacchi seguono uno schema preciso. Sei stato fortunato. 4 parole progettate per trasformare i tuoi anni di sacrificio, disciplina e pensiero strategico in mera fortuna. Come se il successo ti avesse selezionato casualmente da una lotteria, piuttosto che riconoscere il tuo impegno incessante. Avevi connessioni. Il loro modo di suggerire che non ti sei guadagnato il tuo posto ti è stato regalato attraverso nepotismo o favoritismi, cancellando i numerosi rifiuti che hai superato prima della tua svolta. Il momento era perfetto per te, come se fossi inciampato nel successo, piuttosto che esserti deliberatamente posizionato per riconoscere e cogliere l'opportunità, come se chiunque avrebbe potuto fare ciò che hai fatto se solo si fosse imbattuto nelle stesse circostanze. Gli antichi stoici riconoscevano questo comportamento. Seneca notava: non è l'uomo che ha troppo poco ad essere povero, ma colui che brama di più. Queste persone non bramano il proprio successo, ma la diminuzione del tuo. Le loro tattiche diventano più sofisticate quando sussurrano agli altri: c'è qualcosa nel suo successo che semplicemente non sembra giusto. Piantano semi di sospetto senza accuse specifiche, costringendoti a difenderti contro le ombre. Reclutano altri nella loro campagna di dubbio, sapendo che lo scetticismo si diffonde più velocemente dell'ammirazione. Marco Aurelio riconoscerebbe la loro strategia. Quanto più gravi sono le conseguenze dell'ira che le cause di essa. Queste persone non sono veramente arrabbiate per il tuo successo. Sono devastate dallo specchio che tiene davanti alle loro scelte, alla loro mancanza di disciplina, ai loro sogni abbandonati. Sarebbe una cosa se avvelenassero semplicemente gli altri contro di te, ma la loro vittoria finale arriva quando inizi a interiorizzare la loro narrativa, quando inizi a chiederti se meriti davvero i tuoi risultati, quando la sindrome dell'impostore mette radici dai semi che hanno piantato. Questo è il loro vero obiettivo. Non solo screditarti pubblicamente, ma farti screditare privatamente. Come consigliava Epitteto, fai il miglior uso di ciò che è in tuo potere e prendi il resto come viene. Ecco come reclamare quel potere. Primo, riconosci i loro attacchi per ciò che veramente sono. Confessioni. Quando qualcuno dice «sei stato solo fortunato», in realtà sta dicendo «ho bisogno di credere che il successo sia casuale perché non posso affrontare la mia mancanza di disciplina». Quando dicono «avevi dei vantaggi», stanno ammettendo
Ho bisogno di scuse per spiegare perché non ho raggiunto ciò che hai raggiunto tu. Secondo, comprendi che il tuo risultato minaccia la storia che raccontano a se stessi sul perché non hanno avuto successo. Come osservò Seneca, le persone sono frugali nel custodire la loro proprietà personale, ma appena si tratta di sprecare il tempo, sono le più prodighe. Il tuo successo espone come hanno sprecato il loro potenziale, il loro tempo, le loro opportunità. Terzo, smetti di cercare la convalida da coloro che sono impegnati a fraintenderti. Gli stoici praticavano la concentrazione solo su ciò che possiamo controllare e il riconoscimento degli altri del tuo valore non è all'interno di quel cerchio. Coloro che vogliono credere che non ti sei guadagnato il tuo successo hanno già deciso di interpretare erroneamente ogni prova che presenti. Infine, ricorda che la tua arma più potente contro la loro narrativa è il tuo continuo successo. Come consigliava Marco Aurelio, la migliore vendetta è essere diversi da colui che ha compiuto l'offesa. Mentre loro sono occupati a sminuire i tuoi risultati, tu ne crei di nuovi. Mentre diffondono voci, tu stai costruendo il tuo lascito. Mentre guardano all'indietro, tu vai avanti. La verità è che queste persone non vogliono realmente ciò che hai tu. Vogliono che tu abbia meno. Non aspirano alla tua disciplina. Vogliono credere che la disciplina non conti. Non pianificano di lavorare più duramente. Vogliono prove che il duro lavoro sia irrilevante. Ma tu sai diversamente. Ricordi i sacrifici che nessuno ha visto, i dubbi che hai superato quando nessuno guardava, la persistenza attraverso i fallimenti che altri non hanno mai testimoniato, le prime mattine e le notti tarde che hanno trasformato il potenziale in realtà. Come disse Epitteto, se vuoi migliorare, accontentati di essere considerato sciocco e stupido. Coloro che cercano di screditarti hanno già deciso quale narrativa hanno bisogno di credere. Lascia che lo facciano. La loro opinione non cambia nulla di ciò che hai costruito, che hai guadagnato, che sai essere vero. Gli antichi stoici capivano che il nostro valore non viene dal riconoscimento degli altri, ma dal nostro allineamento con la virtù, con l'eccellenza, con la rete. Non hai ottenuto risultati per essere lodato. Hai ottenuto risultati perché l'eccellenza è la sua stessa ricompensa. Perché diventare oggi più di quello che eri ieri è la misura più vera del successo. Quindi lascia che parlino, lascia che dubitino, lascia che riscrivano la storia in qualsiasi modo permetta loro di dormire la notte. Tu sarai troppo occupato a creare il futuro per notarlo. La tua fiducia, il loro obiettivo principale. Se qualcuno ti dice che una certa persona parla male di te, non fare scuse su ciò che si dice di te, ma rispondi: era all'oscuro dei miei altri difetti, altrimenti non avrebbe menzionato solo questi. Epitteto capiva come mantenere la forza interiore contro gli attacchi esterni, ma alcuni nemici prendono di mira qualcosa di più fondamentale, la tua fiducia in te stesso. I predatori psicologici più spietati comprendono una verità devastante. Non hanno bisogno di sconfiggerti direttamente. Se possono semplicemente farti dubitare abbastanza di te stesso, ti sconfiggerai da solo. Questo attacco alla tua fiducia viene eseguito con precisione chirurgica. Non arriva come critica evidente o ostilità aperta. Queste attiverebbero le tue difese. Invece arriva mascherato da preoccupazione, come feedback utile, come consiglio amichevole. Sei sicuro di voler assumere questo impegno? Sembra ambizioso per qualcuno al tuo livello. È stato buono, voglio dire, non straordinario, ma sicuramente buono per il punto in cui ti trovi ora. Sto solo essendo onesto con te, perché mi preoccupo. Non credo che tu sia del tutto pronto per questo. Ogni commento scivola oltre la tua armatura perché non viene registrato come un attacco. Si maschera da supporto mentre pianta semi di dubbio che mettono radici nel tuo subconscio. Come osservò Seneca, il gladiatore ferito abbassa lo scudo e questi predatori stanno mirando direttamente allo scudo della tua autostima. Gli antichi stoici riconoscevano che la fiducia non è arroganza, è semplicemente un'autovalutazione accurata. Marco Aurelio consigliava: se sei angosciato da qualcosa di esterno, il dolore non è dovuto alla cosa stessa, ma alla tua stima di essa.
e questo hai il potere di revocarlo in qualsiasi momento. I tuoi attaccanti comprendono questo principio al contrario. Se possono alterare la tua stima di te stesso, possono controllare le tue azioni senza mai dover controllare le tue circostanze. Il loro assalto arriva a ondate. Prima isolano specifici momenti di vulnerabilità, un errore che hai commesso, un'abilità che stai sviluppando, un'area di incertezza, e lo ingigantiscono. Tutti hanno difficoltà con questo, ma per te sembra particolarmente impegnativo. Poi creano paragoni artificiali confrontandoti con standard che non applicano agli altri o a se stessi. Quando Giovanni ha assunto questo progetto, non ha avuto bisogno di aiuto. Si assicurano che tu stia sempre venendo meno in qualche misura che cambia convenientemente. Quindi offrono protezione dalla delusione futura. Sto solo cercando di aiutarti a gestire le aspettative. Non vorrei che tu ti facessi male. Questa apparente gentilezza nasconde la loro vera intenzione: abbassare le tue ambizioni a livelli che non li minacciano. L'aspetto più crudele? Consegnano queste frecce avvelenate con un sorriso, con apparente preoccupazione, facendoti mettere in discussione non solo le tue capacità, ma la tua percezione. Perché mi sento male dopo aver parlato con qualcuno che sembra tenere a me? Non sbagliarti. Le persone che sistematicamente minano la tua fiducia temono il tuo potenziale. Come notava Seneca, ogni crudeltà nasce dalla debolezza e questi attacchi rivelano una profonda insicurezza. Riconoscono qualcosa in te, la tua resilienza, il tuo talento, la tua voce autentica, che loro o non hanno o hanno sacrificato. Piuttosto che elevarsi al tuo livello, tentano di trascinarti giù al loro. Le conseguenze si accumulano gradualmente. Inizi a esitare quando una volta avresti proceduto con sicurezza. Restringi i tuoi obiettivi a dimensioni realistiche, che sembrano al sicuro dalle critiche. Cominci a qualificare le tue affermazioni con forse e penso e potrei sbagliarmi, ma cerchi il permesso dove una volta avresti semplicemente agito. Questa è la loro vittoria, vederti mettere le catene su te stesso che non avrebbero potuto importi direttamente. Epitteto insegnava: fai il miglior uso di ciò che è in tuo potere e prendi il resto come viene. Ecco come reclamare quel potere. Primo, riconosci lo schema. Quando ti senti costantemente più piccolo dopo le interazioni con qualcuno, non è una coincidenza, è una strategia. Gli stoici praticavano una consapevolezza elevata della realtà. Applicala a come le persone influenzano la tua autopercezione. Secondo, risalì ai dubbi fino alla loro fonte. Quando quella voce nella tua testa dice «non sei pronto» o «non puoi gestire questo», chiediti: è la mia valutazione autentica o sto facendo eco alla limitazione di qualcun altro? Terzo, crea distanza tra te e questi vampiri della fiducia. Come consigliava Marco Aurelio, l'anima si tinge del colore dei suoi pensieri. Limita l'esposizione a coloro che colorano sistematicamente i tuoi pensieri con il dubbio. Infine, ricostruisci attraverso l'azione. La fiducia non è qualcosa che senti e poi agisci di conseguenza. È qualcosa che costruisci, agendo nonostante l'incertezza. Ogni volta che vai avanti, quando questi dubbi piantati suggeriscono la ritirata, riconquisti territorio nella tua mente. Ricorda ciò che gli stoici capivano. Il tuo valore non è determinato dalla valutazione degli altri. Zenone insegnava che l'unico vero bene è la virtù, l'eccellenza del carattere, e nessuna opinione esterna può diminuirla a meno che tu non lo permetta. La risposta più potente a coloro che attaccano la tua fiducia non è l'argomentazione o la ritorsione. È diventare silenziosamente, costantemente, esattamente ciò che temono tu possa diventare. Come scrisse Marco Aurelio, l'impedimento all'azione avanza l'azione. Ciò che ostacola diventa la via. Lascia che i loro tentativi di sminuirti diventino il carburante stesso che ti spinge avanti. La tua fiducia appartiene solo a te, non è mai stata loro da prendere, solo tua da reclamare. Fine del gioco. Quando stanno cacciando il tuo punto di rottura. L'arte di vivere è più simile alla lotta che alla danza. Marco Aurelio capiva che la vita comporta lotta,
ma non avrebbe potuto immaginare i predatori psicologici implacabili, che vedono il tuo punto di rottura non come un confine da rispettare, ma come un bersaglio da perseguire. Esiste un nemico più pericoloso di tutti gli altri, uno che vede la tua resilienza non come qualcosa da ammirare, ma come una sfida personale. Queste persone non vogliono solo ferirti temporaneamente o vincere una singola battaglia. Vogliono la resa completa, il crollo completo. Vogliono assistere al momento in cui il tuo spirito finalmente si spezza. E non si fermeranno finché non lo otterranno. La loro campagna inizia con la ricognizione, testando i tuoi confini, catalogando le tue reazioni, identificando le tue vulnerabilità. Ogni piccola aggressione è raccolta di dati. Ogni manipolazione è un esperimento. Stanno mappando l'architettura della tua psiche, cercando debolezze strutturali. Quando scoprono che sei più forte del previsto, non si ritirano, intensificano. Gli attacchi diventano più frequenti, più mirati, più sofisticati. Ciò che è iniziato come occasionali punzecchiature si trasforma in una guerra d'assedio psicologica. Come osservò Epitteto, non è ciò che ti accade, ma come rispondi che conta. Questi predatori capiscono questo principio al contrario. Se possono forzarti in abbastanza risposte dolorose, alla fine non avrai più nulla con cui rispondere. Attaccano su più fronti contemporaneamente, minano la tua fiducia. Sono solo sorpreso che tu pensassi di poter gestire questo. Ti isolano dal supporto. Tutti hanno notato quanto sei stato diverso ultimamente. Riscrivono la realtà. Questo non è mai successo. Stai immaginando le cose di nuovo. Estraggono la tua energia, creando crisi dopo crisi che richiede il tuo intervento. Destabilizzano la tua pace, assicurandosi che tu non ti senta mai abbastanza sicuro da ricostruire la tua forza. Seneca riconosceva questa strategia quando scrisse: «Chi ti ha ferito era o più forte o più debole. Se più debole, risparmialo. Se più forte, risparmia te stesso». Ma questi attaccanti non offrono pietà, né tregua, né riconoscimento della tua umanità. Ogni segno della tua stanchezza, della tua confusione, del tuo esaurimento emotivo non è accolto con compassione ma con un assalto intensificato. Perché persistono con tale determinazione? Perché il tuo rifiuto di spezzarti minaccia qualcosa di fondamentale in loro. La tua resilienza è la prova vivente che la loro visione del mondo, che tutti possono essere spezzati, che la forza è un'illusione, che il potere deriva dalla dominazione, potrebbe essere sbagliata. Finché rimani in piedi, sfidi la loro convinzione più cara, che alla fine l'oscurità spegnerà sempre la luce. Gli stoici capivano che il vero potere non viene dal controllare gli altri, ma dal padroneggiare se stessi. Epitteto insegnava: nessun uomo è libero se non è padrone di se stesso. I tuoi attaccanti sono schiavi della loro stessa insicurezza, del loro vuoto, della loro paura. Non possono creare, quindi distruggono. Non possono elevarsi, quindi trascinano giù. Non possono guarire, quindi feriscono. La loro implacabile ricerca del tuo punto di rottura rivela più della loro rottura che della tua vulnerabilità. Quindi, come resisti a un nemico che non si fermerà finché non ti spezzi? Primo, riconosci la natura dell'attacco. Questo non è un conflitto normale, è distruzione sistematica. Come consigliava Marco Aurelio, quando ti svegli al mattino, di a te stesso: le persone con cui avrò a che fare oggi saranno invadenti, ingrate, arroganti, disoneste, gelose e scontrose. Prepara la tua mente non per difficoltà occasionali, ma per una guerra strategica. Secondo, proteggi la tua fortezza interiore. Gli stoici credevano che mentre non possiamo controllare gli eventi esterni, manteniamo la sovranità sui nostri giudizi. I tuoi attaccanti possono creare caos intorno a te, ma non possono entrare nella tua mente senza permesso. Custodisci quel permesso con ferocia. Terzo, pratica ciò che Seneca chiamava la premeditazione dei mali. Anticipa le loro tattiche, le loro escalation, i loro tentativi di sorprenderti e destabilizzarti. Quando arrivano i loro attacchi, non ti coglieranno impreparato. Infine, comprendi che a volte la vittoria non consiste nello sconfiggere il tuo nemico, consiste nel preservare te stesso nonostante loro. Come insegnava Epitteto,
Fai il miglior uso di ciò che è in tuo potere e prendi il resto come viene. Ricorda, questi attaccanti implacabili vogliono una cosa sopra tutte: assistere al momento in cui arrendi la tua luce. Ogni giorno in cui rifiuti di dar loro quella soddisfazione non è solo resistenza, è trionfo. La più grande vendetta contro coloro che non si fermeranno finché non ti spezzi non è spezzare loro in cambio, è mostrare loro, giorno dopo giorno, che alcune cose non possono essere spezzate, non perché non ci provino abbastanza, non perché hanno scelto le tattiche sbagliate, ma perché lo spirito umano, quando ancorato nella propria verità, possiede una resilienza oltre la loro comprensione. Come gli stoici capivano secoli fa, il fuoco che era destinato a distruggerti può invece diventare la luce con cui trovi la strada in avanti. E questa è una vittoria che i tuoi nemici non capiranno mai, non importa quanto implacabilmente perseguano la tua distruzione. Se hai trovato valore in questo messaggio, vorrai sicuramente dare un'occhiata a uno di questi 2 video.